Benvenuti su Vloggia. In questo breve video vi svelo la mia prossima vacanza con la famiglia, che inizierà proprio domani. Domani 3 agosto, domenica 3 agosto, alle 3 di mattina partiremo verso la nostra destinazione. Qual è? Non lo so neanche io, cioè in realtà lo so, ma non ve lo dico perché vi tengo un attimo di suspense. Partiremo appunto il 3 di agosto e torneremo alla sera del 13 di agosto. Quindi siamo via 10 giorni, 11, dipende se contiamo comunque. Quei giorni lì stiamo 10-11 giorni. Dormiremo in 3 luoghi diversi perché appunto il nostro viaggio sarà un road trip, un on the road, chiamatelo un po' come vi pare. Qua è veramente brutta la mia visuale perché sono un po' l'uomo e un po' il sole, vabbè. Ce lo teniamo così il video, pazienza. Allora, prima vi dico come ho fatto a decidere questa destinazione. Praticamente era tipo maggio, dovevamo decidere dove andare in vacanza quest'estate. Trentino, troppo caro. Austria, troppo cara. A un certo punto ho detto, vabbè, apriamo la mappa dell'Europa a caso e vediamo cosa c'è di interessante. È uscita la Slovenia. Sì, infatti, andiamo in Slovenia, ve l'ho detto. Mi sono messo a guardare 2 foto della Slovenia e ho detto, vabbè, interessante. Allora, cosa ho fatto? Ho guardato un po' di foto, guardato un po' di video sulla Slovenia, ho comprato il libro della Lonely Planet, perché le guide della Lonely Planet sono sempre le migliori, punto e basta. E a mano ho messo giù una sorta di itinerario. L'ho fatto anche con ChatGPT, mi è uscita una merda, quindi l'ho fatto a mano. Ho aperto il libro nelle varie sezioni, per esempio qua c'è Slovenia, Slovenia nel lago di Bled. Ho aperto le destinazioni che ti consiglia e ho detto, vabbè, ho guardato le foto e in base a quello ho tirato giù l'itinerario. Poi l'ho fatto bene al computer, non l'ho neanche ancora finito, però lo finirò proprio in vacanza. Vabbè, pazienza, questi sono dettagli. Ve lo lascio magari quando sarà finito in descrizione. E quindi niente, ho convinto mia madre ad andare lì, cioè in realtà non è che l'ho convinta, mi ha detto va bene. Abbiamo prenotato tipo 1300 euro per dormire 10 notti più le varie tasse di soggiorno che ci sono anche là perché ti devono truffare bene anche là. E vi dico un po' il programma. Allora, domani faremo un giretto a Udine e comunque dintorni prima di andare a dormire nella nostra prima casa delle 3 che sarà vicino a Caporetto. Il secondo giorno facciamo, diciamo, delle attività un pochettino adrenaliniche, non vi dico che cosa perché sennò vi dico tutto, e visiteremo varie cose naturali e la città di Caporetto, con annesso il museo della prima guerra mondiale, questo ve lo dico, tanto pazienza. Il giorno ancora dopo, cioè il 5, sposteremo la notte, dormiremo vicino a Kranjska che è vicino alla montagna ed è vicino all'Italia, pure lei, anche Caporetto vicino all'Italia. E insomma faremo un giro il giorno 3, il giorno 4 e il giorno 5 nei dintorni di Kranjska lago di Boinj e lago di Bled. E andremo a dormire il giorno numero 5 a Krka, che sarebbe a mezz'ora di macchina da Lubiana, più verso la Croazia, perché nella capitale c'era posto per 1000 euro 7 notti, mi pareva un po' esagerato, per 5, chiaramente siamo in 5 noi, non ve l'ho detto, ma vabbè. Poi faremo un giorno in cui visitiamo Lubiana e un giorno in cui andremo al nord di Lubiana, verso diciamo l'Austria, fare qualche camminata in montagna. Poi facciamo un giorno nel sud-est della Slovenia, vicino alla Croazia, quindi nella zona di Novo Mesto più o meno. E poi facciamo un giorno in cui andiamo a vedere tipo le langhe, cioè le langhe della Slovenia, dove vediamo appunto questi paesi, questi borghi in mezzo alle vigne, magari assaggiamo anche, mio padre assaggerà anche dei vini, e visitiamo anche Gorizia, che è in Italia, però è da vedere, perché Nuova Gorizia fa schifo, Gorizia invece è il più bello, poi si dice Nuova Gorizia, ma va bene lo stesso. E poi il 10° giorno, cioè il penultimo, facciamo un giro nella Slovenia sud-occidentale, quella vicino, diciamo, alla Croazia e all'Italia, dove ci sono le grotte più famose, insomma, delle grotte molto importanti, le grotte di Postumia, altre varie grotte che visiteremo, il castello di Pregiamo, quello nella roccia,
E poi l'ultimo giorno devo ancora un po' mettere a posto l'itinerario, però è a grandi linee un giorno in cui vedremo la città di Pirano che è sul mare e poi ce ne verremo a casa, magari fermandoci o a Trieste o a Palmanova. Questo qua è comunque l'itinerario. Faremo 2 notti a Caporetto, 2 notti a Kranjskagora e le altre 6 notti le faremo a Krka, che è vicino a Lubiana. Cosa bella della Slovenia, tra l'altro, è che tipo se voi dormite a Lubiana, se riuscite a dormire a Lubiana, è che siete a mezz'ora di macchina dall'Austria, a mezz'ora dalla Croazia, a mezz'ora dall'Italia, non mezz'ora no, a un'ora dall'Italia, e c'è pianura, montagna, collina, vigne, grotte, mare, cioè è nel giro di un'ora e mezza dalla capitale, quindi è veramente molto molto bello. Ho trascurato la zona est, vicino all'Ungheria, dove c'è la città di Ptuj, che è molto bella, ma è praticamente l'unica cosa da vedere che c'è in quella zona lì, perché Maribor e Xenia sono uguali alle altre città della Slovenia. E sì, Ptuj è bellissima da vedere, però è a 2 ore da Krka e non riusciamo a incastarlo in nessun giorno, per cui lo vedremo poi in un altro momento. Tanto in 10 giorni, ragazzi, non si può vedere tutta la Slovenia, che è grande come la Toscana, più o meno, quindi tutta non si può vedere. Cosa a cui stare attenti ve lo dirò poi comunque anche nei video successivi, ma se qualcuno deve partire magari adesso, che non può aspettare tipo ottobre quando finirò la serie dei video, dovete fare la vignetta per l'autostrada, costa tipo 32 euro al mese o tipo a settimana 12-13, vabbè non mi ricordo comunque quanto più, comunque poco, che si fa online, associate il numero di targa e quando passate in autostrada in Slovenia autostrade e superstrade vi segnalerà il vostro passaggio. Per quanto riguarda la SIM, non dovete farla perché se avete un qualunque operatore europeo che fa parte dell'Unione Europea dovrebbe funzionare in Slovenia. Per i primi 30 giorni non vi toglie niente. Dopo, se state più di un mese, ma insomma, è difficile, allora dovete poi pagare per il roaming. E questo è. Non serve il passaporto, non serve nulla di tutto ciò. È abbastanza costosa rispetto comunque ai paesi dell'est Europa, ma molto più, cioè molto no, ma comunque più economica dell'Italia e dell'Austria. Comunque considerate che la Slovenia è tra l'Italia e l'Austria nelle parti più turistiche, quindi costa comunque abbastanza cara perché quelli che li circondano il Nord Italia sappiamo benissimo quanto costa e l'Austria ancora peggio. E questo era, ragazzi, un video un po' corto perché non è che sto qua a spiegare tutto l'itinerario, sino che cavolo faccio i videovlog. Da mercoledì prossimo, o meglio, cioè quello dopo, inizieranno i vlog sulla Slovenia, perché mercoledì 19:30 uscirà un altro video qui dalle nostre zone. Ci vediamo su Instagram e su altri social per le storie dalla Slovenia e qua invece mercoledì con un nuovo video. Ciao a tutti.